Sono lieto di informarti che Microsoft si è messa finalmente al lavoro e ha preso coscienza dei propri errori. Infatti ha migliorato moltissimo il menu Start, che ultimamente era afflitto da una lentezza patologica, e in più andava a sottrarci anche dei dati personali e infilarci delle pubblicità. Naturalmente sto mentendo, perché l'unica cosa che ha fatto è stata quella di peggiorare ulteriormente la situazione, fino a rendere il menu Start assolutamente inutilizzabile su determinati tipi di macchine, a meno che tu non ti rimbocchi le maniche, come ho già fatto io, ti metta al lavoro insieme a me per fare una piccola modifica essenziale su Windows 10 e Windows 11 per porre definitivamente rimedio al problema. E allora, se ti senti pronto per l'ennesima volta, iniziamo. Se ben ricordi, in un video precedente avevamo parlato di un aggiornamento di Microsoft che proditoriamente andava ad inserire nel menu Start delle pubblicità. Nello stesso video avevamo visto come risolvere efficacemente il problema, infatti se hai seguito quei passi stai tranquillo che le pubblicità non ti arriveranno. Tuttavia quello che sta succedendo recentemente, probabilmente a causa dello stesso aggiornamento, è che il menu Start di Windows 10 e di Windows 11 sta rallentando sempre di più, tanto che un mio cliente mi ha chiamato dicendomi, cito testualmente, che aveva intenzione di prendere a martellate il proprio computer, ispirandomi peraltro la copertina di questo video. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere che cosa ci dice questo articolo di giornale. Se ben ricordi, infatti, nel video precedente avevamo parlato di questo signore che risponde al nome di Andy Young. Andiamo a rivedere rapidamente quello che avevamo detto. Se infatti andiamo a leggere quello che scriveva già il 9 aprile, e quindi prima che uscisse questo aggiornamento, questo signore che risponde al nome di Andy Young, che per intenderci non è un perfetto sconosciuto, ma si tratta di uno degli sviluppatori di Windows 11 stesso, e quindi ha lavorato in Microsoft per molti anni, nel suo tweet si chiede: il menu di Windows 11 è tragicamente pessimo. Questa macchina ha un processore i9 da $1.600 e 128 GB di RAM, e la performance che ottiene con il menu di Windows 11 è solitamente questa, e ci mostra la lentezza con cui si aprono le applicazioni sulla sua macchina. E conclude chiedendosi: ma cosa sta succedendo a Redmond? E in realtà quello che sta succedendo a Redmond ce lo spiega proprio questo articolo che stiamo guardando, ed in particolare ci dice che il modo migliore per cercare informazioni in Windows, funzionalità di sistema e applicazioni installate da eseguire consente nel premere il tasto Windows e iniziare a digitare. Tuttavia, tipicamente è necessario attendere alcuni secondi per lasciare a Windows il tempo di estendere la ricerca delle informazioni pubblicate sul web. Informazioni che non ci interessano in realtà, perché se volessimo fare una ricerca sul web apriremmo il nostro browser e andremmo a cercare lì nei nostri motori di ricerca. La ricerca avviene per impostazione predefinita, tuttavia, utilizzando, udite udite, il motore di ricerca Bing. Perché il motore di ricerca Bing? Perché in realtà le nostre ricerche sono molto appetibili per tutti, perché conoscere i dati di ricerca degli utenti significa detenere un enorme potere. Tuttavia, la maggior parte degli utenti non utilizza Bing per le proprie ricerche, bensì Google. E allora Microsoft cosa ha fatto? Ha inserito automaticamente le ricerche su Bing nel suo menu Start, in modo da costringerci ad usarlo e sapere quello che andiamo normalmente a ricercare. Naturalmente questa ricerca si limita solo ed esclusivamente a quello che andiamo a digitare, in questo caso all'interno del menu Start, ma è comunque estremamente interessante andare a conoscere quali sono le applicazioni che ricerchiamo più frequentemente e quali sono i programmi che utilizziamo. Ma non basta, ci vengono con questa scusa propinate anche un'altra serie di informazioni per andare a vedere che cosa ci interessa maggiormente. Facciamo una prova in diretta. Se clicchiamo sul menu Start e facciamo semplicemente clic all'interno della barra di ricerca per cercare qualsiasi cosa, come vedi sembra fatto apposta ma non lo è, ci viene proposta la giornata mondiale dell'asino, con una serie di figure di asini, ma poi anche una serie
serie di giochi che ci vengono sponsorizzati, dei consigli di viaggio ed un'altra serie di informazioni come ad esempio le caratteristiche degli asini di cui, parliamoci chiaro, ci interessa molto relativamente. Ma non basta, perché tutte queste informazioni vanno innanzitutto a consumare una porzione della nostra banda, in secondo luogo vanno a rallentare in maniera anche significativa in alcuni casi i nostri computer ed in terzo luogo a ledere la nostra privacy perché nel momento in cui ci clicchiamo su, queste vengono immediatamente trasmesse a Microsoft. E allora come facciamo a vedere solo ed esclusivamente quello che ci interessa chiedere? Denim Aftershave per l'uomo che non deve chiedere mai. Se te la ricordi, mi sa che più o meno siamo coetanei, ma torniamo a noi. Ci sono ben 2 metodi per risolvere questo problema. Te li faccio vedere entrambi, sono molto semplici e per metterli in pratica ci basta aprire il nostro browser, andare nel motore di ricerca e digitare come sempre Gentiluomo Digitale, effettuare la nostra ricerca e fare riferimento al primo risultato, quello che si riferisce al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito. Una volta aperto ci portiamo qui in alto sulla sezione Downloads e scendiamo un pochino nella pagina fino ad individuare questo download, quello che ho chiamato Velocizza Start. Facciamo clic sul pulsante File Download che in un picosecondo scaricherà il nostro file. È un file molto piccolo che contiene delle istruzioni che, come vedremo a breve, sono presenti anche nella descrizione di questo video nel caso in cui volessi inserirle manualmente senza utilizzare il file che ho creato. Facciamo un clic per andare ad aprire la cartella compressa e chiudiamo la finestra del browser retrostante. All'interno della cartella sono presenti 2 file, possiamo tranquillamente selezionarli entrambi e trascinarli sul nostro desktop. Una volta fatto potremo chiudere la cartella compressa. Per attivare la modifica sul menu Start sarà necessario naturalmente utilizzare il file che si chiama Attiva Modifica. Facciamo un clic destro e scegliamo la voce Esegui come amministratore e veniamo informati che questo non è un file conosciuto da Microsoft. Clicchiamo su Ulteriori informazioni e quindi sulla voce Esegui comunque. Confermiamo con il pulsante Sì di voler apportare le nostre modifiche al dispositivo e vedremo che per un istante si aprirà una schermata nera che si richiuderà immediatamente. Se andremo a fare clic nuovamente sul pulsante Start e quindi clic all'interno, troveremo, anziché la giornata dell'asino sul lato destro, solo le ricerche rapide e le informazioni relative a quello che è contenuto all'interno del nostro computer. In questo modo potremo ricercare molto più efficacemente quello che si trova all'interno del nostro computer, non consumeremo banda, la nostra privacy sarà salva e in più il nostro menu Start sarà decisamente più veloce. Ma se ben ricordi, i file che ti ho fatto scaricare erano 2. C'è infatti questo secondo file che si chiama Disattiva Modifica. Utilizzandolo allo stesso modo del primo e quindi con un clic destro seguito dalla scelta della voce Esegui come amministratore, quindi ulteriori informazioni, esegui comunque e sì per accettare le modifiche al dispositivo, ripristinerà allo stesso modo lo status quo ante, ovvero la situazione precedente, in modo tale che nel momento in cui dovessimo cliccare sul pulsante Start e quindi sulla barra di ricerca, ci verrà con somma gioia riproposta la giornata mondiale dell'asino. Ma come ti ho accennato, i metodi erano 2, ovvero nel caso in cui tu non voglia utilizzare i file che ti metto a disposizione nel sito, troverai nella descrizione di questo video gli stessi comandi che questi file lanciano e che potrai utilizzare con un semplice copia e incolla come ti mostrerò a breve. Per farlo ho creato un paio di file che si chiamano Attiva Modifica e Disattiva Modifica che mostrano appunto quello che viene fatto. Andiamo ad aprirne uno. Ecco, questa è un'altra cosa che ti posso mostrare, colgo l'occasione, perché mi sta particolarmente antipatico il fatto che quando vado ad aprire un file con il nuovo Notepad mi vada ad aprire anche i precedenti. È semplicissimo disattivare questa opzione se per caso ti sta antipatica come sta antipatica a me e quindi basta
andare sulla voce impostazioni qui in alto, scegliere all'avvio del blocco note e quindi scegliere apri in una nuova finestra. Potremo nel frattempo chiudere, andare a riaprire e alla successiva riapertura troveremo solo il file che ci interessa. Ma torniamo a noi. Quello che dovrai fare sarà proprio andare qui in basso sul tasto Start e digitare CMD. A questo punto vedrai che ti comparirà il prompt dei comandi su cui potrai fare clic con il pulsante destro, scegliere la voce Esegui come amministratore, confermare con sì di voler apportare modifiche al dispositivo ed andare nell'ordine a copiare ed incollare all'interno della finestra di amministratore. Per incollare io uso il CTRL V, i comandi, il primo, il secondo ed infine il terzo per far riapparire tutto quanto. Naturalmente facendolo con il file bat la questione diventa decisamente più veloce ed ecco che indipendentemente dal metodo che vorrai utilizzare potrai fare tutte queste modifiche in barba a Microsoft. Microsoft, quanto ci fai penare, soprattutto perché sono costretto a fare questi video che non hanno neanche una pausa e non riesco a mangiare nemmeno un dolcetto piccolo piccolo. Ma torniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Antonio Colazzo, Carlo B e Fabrizio, che si sono appena abbonati al nostro canale, ed è quindi con estremo piacere che vi do il benvenuto a bordo della community del Gentiluomini e vi ringrazio per il vostro supporto. Ma altri due ringraziamenti sono per Alex Bocelli e Thomas2915, che hanno voluto contribuire alla vita della community con i loro super grazie, e a loro va la mia gratitudine personale e naturalmente quella di tutta quanta la community. E un altro ringraziamento importantissimo che non va mai dimenticato è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima.